So, buongiorno, good morning. It's a pleasure to be here, and I'm amazed at the size of this audience. When I walked into the hall, I was telling Christina, I always dreamed of being a rock star, so this is my opportunity. So, I'm delighted and honored to be here. Really thank you for the invitation. Buongiorno a tutti, contento di essere in una sala così grande. Come diceva la professoressa Rivacrugnola, entrando qua ha detto di essersi sentito proprio come una rockstar a un concerto. È contento di parlare con tutti voi di questo argomento. And I was very interested in hearing the introductions. Era molto interessato a sentire le introduzioni. Because the introductions emphasize the importance of dialoguing, integrating clinical approaches and research approaches. L'introduzione è stata molto interessante perché ha messo insieme aspetti di clinica e di ricerca. And I think you will see that in my work, this is really an example of how, I hope you will see that it's an example of how one can integrate clinical and research perspectives. And this was, of course, also John Bowlby's hope to ground a psychoanalytic approach in a more scientific basis. E quello che spera, che vedrete nel suo lavoro, come si può integrare aspetti clinici e aspetti di ricerca, che è un po' anche quello che ha cercato di fare Bowlby, rendendo più scientifico anche alcuni aspetti della psicanalisi. So I will talk with you today about trauma and adversity. Trauma and adversity in mother-child dialogues about emotions. A study of mothers who were sexually abused as children. We will begin with discussions of normative, regular, normal development, and then move on afterwards to a discussion of development under the cloud of trauma in the past of the mother. Oggi parleremo del trauma e delle avversità nei dialoghi emotivi, sulle emozioni, nella relazione mamma-bambino e partirà a parlare da un gruppo normativo normale per poi approfondire lo sviluppo quando c'è una presenza del trauma nel passato della madre. I will begin with talking about the secure base. This is perhaps the most important idea at the center of attachment theory. The capacity of the child to use the parent, the caregiver, as a secure base for exploring the world, for distancing, for developing, for becoming more, as we call it, independent, and then also to return to the secure base as a haven of safety. Partirà dal concetto di base sicura, che è un po' il concetto fondamentale per lui dell'attaccamento, che è la capacità del bambino di usare il genitore come base sicura per esplorare, svilupparsi, diventare indipendente e come anche la base sicura possa diventare un rifugio sicuro nello sviluppo del bambino. But what I would like to emphasize is that with development, this phenomenon of secure base doesn't stop, it continues. And we will talk about a dialogue between the parent in our studies, the mother and the child. A dialogue is a secure base. Lo sviluppo della base sicura continua e vedremo in questo studio come i dialoghi, come anche nei dialoghi la base sicura sia un concetto presente, fondamentale. What is it about certain ways that mothers help children talk about emotional experiences that promotes security? Quindi la madre aiuta il bambino a parlare dell'esperienza emotiva e questo favorisce la sicurezza. And in the introduction, it was mentioned the importance of narration, communication, and this is very much in line of what I will talk about.
Nell'introduzione è stato parlato di narrazione, di comunicazione, che è una cosa proprio che segue lo stesso orientamento di cui parlerà lui. And then I will ask what happens when the mother brings an experience of trauma into that encounter, the dialogue, the emotional communication with the child. E cosa succede quando la mamma porta il suo bagaglio di trauma, di esperienze sfavorevoli infantili nella relazione, nel dialogo col bambino? And the role of the resolution of the trauma as a buffer, as a protecting factor between the trauma and its expression in emotional dialogues or dialogues about emotions between the mother and the child. E come la risoluzione del trauma possa fare da buffer, da riduttore dell'impatto dell'esperienza affettiva nei dialoghi emotivi o nei dialoghi sulle emozioni tra le madri e il bambino. And I hope you will see, and I hope I will have time to emphasize the clinical implications of this work. It will become quite obvious, I think, that this kind of work helps us focus our clinical interventions on what happens in emotional dialogues between parents and children. E spero che avremo il tempo e che vedrete come questo abbia delle implicazioni anche sul nostro lavoro clinico. Il nostro focus sarà quindi cosa succede nei dialoghi emotivi tra la madre e il bambino. I would like to acknowledge that all of this work that I'm doing, and also the work that I won't be talking about today, about insightfulness, it was mentioned earlier. All of this is done together with my good friend and colleague, Dr. Nina Korenkari, also from University of Haifa in Israel. Vuole ringraziare Nina Korenkari sia per questo lavoro che per tutti gli altri lavori con cui ha collaborato con lei, anche se non li presenterà oggi. So let us begin our story with a quick reminder of this very central idea in the work of John Bowlby and Mary Ainsworth, the secure base. Partiamo con un breve ripasso del concetto di base sicura di Bowlby e della Ainsworth. And what do we mean by secure base? Secure base involves using the attachment figure as a base for exploration and as a haven of safety. Cosa intendiamo per base sicura? Per base sicura intendiamo l'utilizzo della figura di attaccamento come una base per l'esplorazione e un rifugio di sicurezza. A lot of the time we think about it in terms of the child distancing and returning, that famous pattern, but it's important to remember that it's always a dyadic kind of construct. Secure base it always involves both the adult who is the secure base and the child coming and going. Spesso pensiamo al concetto di base sicura focalizzandoci sul bambino che si allontana e si avvicina, mentre dobbiamo ricordarci che c'è sempre una diade, per cui c'è un genitore che fornisce una base sicura nella relazione con il bambino. And what's really critical in fostering this secure base behavior is the sensitivity of the caregiver, reading the child's signals accurately and responding to them appropriately. Ciò che è cruciale è la sensibilità del genitore nel leggere i segnali del bambino e nel rispondere in modo appropriato. So, for example, supporting the child's autonomy and not interfering with the child's exploration and not instilling fear when the child is distancing is a critical component of sensitivity. Ad esempio, uno degli aspetti cruciali è sostenere l'esplorazione del bambino senza essere intrusivi o senza trasmettergli il timore del genitore nei momenti in cui il bambino si allontana. Sensitivity is not only about responding to distress signals, very important, but it's also just as much responding to autonomy and independence and exploration of the child. La sensibilità non si vede solo nel rispondere ai segnali di stress del bambino, ma anche nel rispondere in modo adeguato nei momenti di esplorazione e di sviluppo del bambino. So helping a child when he doesn't need help
is actually insensitive behavior. Quindi aiutare il bambino quando il bambino non ne ha bisogno è un comportamento che non è sensibile al bambino. Even though helping is, a nice thing to do, but it has to be matched to where the child is. Anche se aiutare il bambino è una cosa buona, in generale deve essere invece in accordo col bisogno del bambino. So our metaphor for the secure base comes from the years of infancy, of toddlerhood, where it's expressed primarily in non-verbal kind of terms. Quindi una metafora per la sensibilità è espressa nello sviluppo del bambino, nell'infanzia e nei primi anni di vita nella relazione. So here we have this famous slide, maybe you've seen it, from a group called Circle of Security. And this Circle of Security is actually a slide that demonstrates what we mean by secure base. Quindi partiamo da una slide sul Circle of Security che ci mostra cosa intendiamo per base sicura. So the two hands on the left-hand side represents the two functions of the parent. The top part is the part that supports the exploration, and the bottom part is the part that supports the coming back to get emotionally refueled. Quindi le due mani che vediamo sulla sinistra sono le due funzioni del linguaggio materno. Da una parte supportare l'esplorazione, ma dall'altra anche sostenere la possibilità per il bambino di tornare indietro alla base sicura. So we see in the top part the child is exploring the world, and what he needs from the parent, from the mother, is to support his exploration, watch over me, help me, enjoy with me, delight in me. Quindi nella parte in alto vediamo di cosa ha bisogno il bambino nel supportare la sua esplorazione. Quindi guardami, aiutami, divertiti con me. And then the bottom part, when the child is distressed, when there's a threat of some sort to the availability of the mother. So for example, the child notices that the mother is becoming preoccupied with something else. This increases the attachment system's activity, and the child is returning to the home base. In basso invece vediamo quello che succede quando c'è uno stress, ad esempio la mamma è preoccupata per qualcosa e questo vediamo che elicita i comportamenti di attaccamento del bambino, che quindi torna alla base sicura. And the child says, protect me, the needs are protection, comfort me, delight in me, and organize my feelings. Quindi i bisogni del bambino sono proteggimi, confortami, stai bene con me, organizza le mie emozioni, i miei sentimenti. So this is a very useful metaphor, not only to describe toddlers who actually physically come and go, and we see that, in many, many occasions in real life, but it also is a very useful metaphor to think about parent-child relationships throughout development, where the exploration becomes more and more of the big world out there. Quindi questa è una buona metafora non solo per vedere come funziona la relazione mamma-bambino durante dal primo al terzo anno di vita, quando il bambino può allontanarsi e avvicinarsi, ma una buona metafora di come si sviluppa la relazione madre-bambino durante tutto lo sviluppo. Il bambino si avvicina a esplorare il mondo. So the preschool child spends several hours away from the parents at preschool, and the school-age child spends longer days and may actually have overnight trips and so on and so forth. And the adolescent, of course, much of his life happens outside the realm of the family, but this dynamic of secure base that we see on this slide continues to be equally important throughout development. Quindi i bambini che vanno alla scuola materna passano circa 7 ore fuori di casa, durante l'età scolare anche di più, e iniziano a dormire fuori anche la notte, per non parlare degli adolescenti che passano la maggior parte del loro tempo fuori casa. Ma questa dinamica è la stessa che vediamo a partire dall'infanzia per sempre nella relazione genitore-bambino. Now, the other thing that's important to talk about when we look at this pattern of secure base is the issue of security. When is a child secure? A child is secure when they can be
in both parts of the secure, the circle of security, and both parts of the circle, the top part and the bottom part, according to their needs, and flexibly move from this part to this part without interruptions. Quindi quando parliamo di sicurezza, quando il bambino è sicuro, quando può passare dalla parte alta alla parte bassa del cerchio in base ai suoi bisogni in modo flessibile e senza interruzioni nella relazione. So the secure child can flexibly move from exploration, autonomy, independence, being out in the world, to expression of emotional needs, and back to exploration in a way that is flexible. He basically is connected to, what he feels and behaves accordingly. Quindi il bambino è sicuro quando può passare in modo flessibile dall'esplorazione, dall'indipendenza al mondo emotivo, a di nuovo tornare all'esplorazione. E quando è connesso con i propri sentimenti e le proprie emozioni e può muoversi in modo flessibile. And one way to think about insecurity is that children are inflexible in terms of where they are in the circle. Some children focus or are on the exploration at the expense of the closeness. Cosa diciamo invece sull'insicurezza? È quando il bambino non è flessibile su dov'è all'interno del cerchio. Alcuni bambini si focalizzano sull'esplorazione. We call them avoidant children. E sono i bambini che chiamiamo evitanti. And some children are much more in the bottom part. They express needs and emotional needs all the time, excessively, at the expense of exploration. Altri bambini invece sono nella parte bassa del cerchio e esprimono il bisogno di vicinanza tutto il tempo alle spese invece dell'esplorazione. And what both types of insecurity lack is the flexibility to move from the bottom part to the top part, from the exploration to the attachment, back and forth in a flexible way. Quello che manca in entrambi i tipi di insicurezza è la possibilità di muoversi in modo flessibile tra l'esplorazione e l'attaccamento delle due parti del cerchio. And of course, there's also another type of insecurity, which is disorganized attachment, where this whole system collapses in certain moments of extreme fear or emotional dysregulation. C'è un altro tipo ovviamente di insicurezza che è la disorganizzazione, quando questo sistema collassa nei momenti di specifico stress o di bisogno. So now we want to take this metaphor, this picture of a secure base, and move it into the world of exploration of the child's inner world. Because up to now we was focused on exploration of the world out there. But the metaphor is very useful also to think about how the child explores his inner world, the world of emotions, and particularly of difficult emotions. Quindi vogliamo usare questa metafora dell'esplorazione del mondo esterno per passare invece all'esplorazione del mondo interno, delle proprie emozioni del bambino, nello specifico delle emozioni negative del bambino, difficili. So a dialogue between a mother and a child, a father and a child, from early on, from as soon as language appears on the stage, these kind of dialogues begin to foster the child's capacity to explore his experience, his memories, his emotional experiences, the things that happened to him when he was away from the parents and they share them, like what happened in school today or some scary thing that I saw in the park. Quindi i dialoghi mamma-bambino, papà-bambino, fin da subito, da appena inizia il linguaggio, sostengono le capacità dell'esplorare le emozioni provate dal bambino anche in assenza del genitore, attraverso la condivisione delle esperienze passate, di quello che è successo quando erano separati. So in this exploration of the inner world of,
what happened to me today at school or what happened when I was playing with my friend. In this exploration, the supportive presence of the parent, the mother, is of great importance. Quindi nell'esplorazione di cosa è successo in altri momenti, ad esempio quando ero a scuola, quando ero con gli amici, eccetera, la presenza del genitore attraverso la condivisione è fondamentale. And we have, in our research, that I will talk about a little bit later, we have found and defined as follows: a parent who provides an emotional climate that is organizing, enabling, containing, and child-focused will be experienced by the child as a secure base. Quindi a partire dalle ricerche che hanno fatto hanno visto che un genitore che può fornire un clima emotivo al bambino, che permette un'organizzazione, che lo sostiene, che lo contiene, che è focalizzato sul bambino, sarà sperimentato, percepito dal bambino come una base sicura. So the important functions that we have identified is helping the child organize experience to make it into a coherent narrative, if you will. Quindi la funzione specifica che hanno trovato è la funzione organizzativa e che permette lo sviluppo del bambino nel ricreare una narrazione. To enable the child because talking about emotions for young children and for children in general and for all of us is not always easy, so you need someone who enables it, who supports it. Quindi che aiuta il bambino, ma anche dopo non è facile parlare delle emozioni, che sostiene il dialogo sulle emozioni. Containing, what we mean by that is helping children focus on their strengths and on how difficult experiences can be resolved. Quindi il contenimento vuol dire focalizzarsi sulle nostre forze, sulle nostre risorse e su come i momenti difficili possono essere passati. So when parents talk with children about something scary or something angry or something sad or whatever, parents don't just listen. Parents also try to help children think about solutions, about resolving, and about strength, how you can come out of a difficult situation with a feeling of your own competence. Quindi quando il bambino e il genitore parlano di emozioni difficili, di tristezza, di rabbia, il genitore non solo ascolta, ma si focalizza sulla forza del bambino e su come trovare soluzioni a queste emozioni di rabbia, di tristezza, eccetera. And the final feature being child-focused. So when we ask the parents and the children to talk about the child's experience, to actually stay talking about the child's experience and not to shift to talk about your experience or many, many other things. Remaining focused on the child. E l'ultimo aspetto è la capacità di mantenere il focus sul bambino, per cui non di parlare della propria esperienza, di quello che è successo, di come ci si è sentiti, ma di mantenere il focus sull'esperienza del bambino. So we believe that this kind of approach, this kind of attitude, these kind of behaviors on the part of the mother supports free exploration of the internal world, because the child knows that the parent will be emotionally available as a safe haven if needed. Questo tipo di comportamento, di attitudine, crediamo che supporti l'esplorazione del bambino e del suo mondo interno, perché il bambino sa che il genitore sarà disponibile emotivamente come rifugio sicuro se il bambino ne ha bisogno. You may notice that one aspect of parenting that people often talk about is missing from these 4 characteristics. Noterete che un aspetto che di cui spesso le persone parlando della base sicura, manca in questo elenco. Which is warmth. Che è il calore. And there's a reason for that. It is not that if the mother is cold and rejecting, that this is okay and supports exploration. No. Questo non vuol dire che se una mamma è fredda e rifiutante, questo supporta il dialogo, no. But some mothers can be organizing, enabling, containing, and child-focused in a way which is matter of fact.
in a way which is short and to the point, without a lot of expression of positive affect. Alcune mamme possono aiutare l'organizzazione, permettere l'esplorazione, contenere, focalizzate sul bambino come fosse un dato di fatto, una cosa che succede senza un particolare calore nell'esposizione. It may be a matter of the temperament of the mother, it may be a matter of the culture that the mother is coming from in terms of how much you're supposed to talk about emotions, but you can do, I'll say it simply, you can do a really good job in supporting the child's exploration without making a very big deal out of it, but with helping the child organize the experience. Dipende dal temperamento, dalla cultura, il calore dell'esposizione nel dialogo col bambino, ma se gli permetti appunto questo dialogo emotivo, lo stesso farà un ottimo lavoro nel supportare lo sviluppo. So, in such conversations, when parents and children talk about emotions, we think about it as affective meaning making. It's the way to make meaning out of emotions, what it means actually to be sad, what it means to be angry. And that is as important as the actual emotional experience. The narration, the meaning making, the construction of this experience between the parent and the child. Quindi quello che importa è la costruzione di significato attraverso il dialogo dell'esperienza emotiva, che è ugualmente importante all'esperienza emotiva provata, ma proprio la costruzione di senso che diamo all'esperienza emotiva, il significato. Because we know from attachment research and we know also from all of our clinical experience, probably beginning with Freud, that the narrative that we tell about our childhood experiences, about our emotional experiences, is as important as the events themselves. How they are narrated will be of great importance to the impact of those events, including traumatic events, on our own emotional functioning and certainly on our ability to parent the next generation. Quindi, come sappiamo dalle ricerche sull'attaccamento, anche nella nostra esperienza clinica, anche a partire da Freud, sappiamo che la narrazione di un'esperienza infantile è importante quanto l'esperienza stessa, anche quando si parla di trauma e questo è vero sia per quanto riguarda il nostro mondo emotivo, ma anche per quanto riguarda poi la nostra capacità di essere genitori, il parenting. And the bottom point on this slide, children learn from such emotions which emotions are acceptable, which are not acceptable, what you can talk about, what you cannot talk about, and whether the parent can be with them when they talk about painful or difficult emotions and help them resolve them. Cosa imparano i bambini da questi dialoghi? Imparano quali emozioni sono accettabili o non accettabili, di quali possono parlare con i genitori o non possono parlare, e i quali i genitori possono tollerare e possono aiutare a superare queste emozioni difficili. I would like to, at this point, mention a beautiful chapter written by John Bowlby in a small book called A Secure Base. I don't know if it was translated to Italian. It was translated to Italian. And there is a chapter there that is called On Knowing What You're Not Supposed to Know and Feeling What You're Not Supposed to Feel. Maybe some of you have read it. And in it, he develops, from a clinical point of view, and years before we did our own research, of course, some of these ideas about the importance of open, direct communication with children about traumatic experiences. Vorrei qui nominarvi un capitolo di Bowlby nel suo libro Base Sicura. Il capitolo è sapere anche quello che non dovresti sapere, sentire anche quello che non dovresti sentire, e anni prima ovviamente della nostra ricerca Bowlby parla, partendo da un punto di vista clinico, dell'importanza di una comunicazione aperta e diretta nella comunicazione madre-bambino. So, I would like now to tell you how we actually study such dialogues. Adesso vi dirò come nella realtà abbiamo studiato questi dialoghi. And we have developed a procedure. You see the name on the slide,
autobiographical emotional event dialogue. Abbiamo sviluppato una procedura di cui vedete il nome nella slide, che è dialoghi su eventi emotivi autobiografici. And what we do is very simple. We give the mother and the child 4 cards, in some study 5 cards, with the names and sometimes pictures, if it's little kids, of different emotions. Quello che facciamo è molto semplice, diamo o 4 o 5 carte a seconda degli studi alle madri e ai bambini con i nomi delle emozioni o quei disegni delle emozioni a seconda dell'età del bambino. And the cards say happy, sad, mad, angry, scared, and also proud. Le carte dicono felice, triste, arrabbiato, spaventato e anche orgoglioso. You must have a word in Italian for proud. Orgoglioso. And so we give them the cards, and you can do this with children as young as 3 or 4, but you can also do it with children actually throughout development. I mean, we've done it with adolescents as well. So it's really open for all ages. È un compito che si può dare dai bambini dai 3 ai 4 anni, ma anche per una lunga durata, anche ad adolescenti si può dare lo stesso compito da fare. Of course, with younger kids, the parents need to do more work because their capacity to narrate is still very basic, but they still can do it. Even at the age of 3.5 and 4, you can get very nice, short dialogues from parents and children about emotional experiences. Ovviamente con un bambino di 3-4 anni il genitore dovrà lavorare molto di più e i dialoghi del bambino saranno più stringati, ma lo stesso potreste avere delle belle esposizioni, dei bei dialoghi da parte del bambino su queste emozioni. We ask them to remember 4 or 5 separate events in which the child felt each one of these feelings, to remember and to describe what happened in that event, what the child was doing and thinking and feeling, and to tell a story together about each one of these events. Abbiamo chiesto al genitore e al bambino di ricordare 4-5 eventi nei quali il bambino ha provato quelle emozioni, quel sentimento, e di di raccontare una storia insieme su quello che è successo, come si sono sentiti rispetto all'emozione descritta. So this procedure is relatively simple. And it is not very threatening, usually. Sometimes it takes a little while for them to remember together, but that is part of the process, how they go about remembering such events. La procedura è abbastanza semplice, non è spaventosa, solo a volte ci vuole un po' di tempo per ricordarsi gli eventi e costruire insieme le narrazioni. We had oftentimes surprises that happened in our observations when parents did not really realize what was on their children's minds. A volte ci sono state delle sorprese durante i nostri incontri, nei quali i genitori hanno espresso che non avevano capito realmente quello che il bambino provava. So one child, he was 6 or 7, when they got too scared, to the emotion of fear, of being scared, he was not coming up with an example very quickly. Quindi una volta con un bambino di 6-7 anni, quando sono arrivati alla paura, era lì, non so, e non riusciva a ricordare un evento in cui era veramente successo. And the mother said, oh yes, you're not scared a lot. Ah sì, non hai paura dei cani? So he said, no, but I'm... I'm sorry for... He said, no, but it's hard to talk about this. No, ma è difficile parlare di questo. So she says, you can talk. No, ne puoi parlare? And he says, I'm afraid to die of cancer. Ho paura del cancro. The mother is shocked. She says, cancer? Why are you afraid of cancer? Del cancro, del tumore. Perché hai paura del tumore? I saw a program on television and they said many people can die of cancer. Ho visto un programma alla tele in cui hanno detto che molte persone muoiono di tumore.
And this is an example of a very good dialogue. The mother said, some people can die, but many people can actually survive it, and doctors can help you treat it. Ma questo è un esempio di un buon dialogo. La mamma può dire alcune persone muoiono, ma alcune persone sopravvivono e i medici possono aiutare ad andare avanti. And she says, you don't really have to worry about things that you don't have right now. Non c'è bisogno che ti preoccupi di cose di cui non soffri adesso. But notice in this example, even though she wishes that her child not have these fears, but when he does bring up this fear, she's accepting of it. Notate come lei vorrebbe che il bambino non avesse queste paure, ma quando il bambino ne parla, lei le accetta. She doesn't criticize him. Non lo critica. She helps him bring it to some sort of a more positive kind of outlook. E lo aiuta a arrivare a un punto più positivo rispetto a questa paura. So it is. I think about. I know this audience has a lot of clinicians in it, and I think that this procedure, which is actually a research procedure, can be used very easily also in a clinical context. It is a simple thing to do, and it is very revealing. It can reveal things that just a clinical hour may not reveal so quickly. E vedo che nel pubblico ci sono molti clinici ed questa è una procedura che è stata sviluppata in ambito di ricerca, ma che può essere utilizzata anche in ambito clinico in modo molto che aiuta molto, anche se forse un'ora non è sempre sufficiente per questo. So but we now go back to the research. What we do is we transcribe the dialogue. So we write down word by word what they say. Torniamo alla ricerca, facciamo delle trascrizioni dei dialoghi, scrivendo parola per parola quello che viene detto. And we code the interactions from transcripts, not from the video. E codifichiamo le interazioni a partire dai trascritti, non dai video. So this is a very important decision that we made, because obviously there's a lot of information on the video regarding nonverbal interaction and so on. Questa è una decisione molto importante che abbiamo preso, perché ovviamente nei video ci sono anche molti segnali non verbali della comunicazione dei dialoghi madre-bambino. But we have preferred to focus on the transcript because it allows a very, very careful and precise analysis of the way the mother and the child are building together a story. If they're building together a story, how they're doing it, how they're building together a story of the child's emotional experience, and if you want to think about it this way, how they're really constructing the pieces of the child's inner world. Abbiamo preferito focalizzarci su quello che dicono per essere più precisi, accurati nel vedere come la mamma e il bambino costruiscono una storia se e come costruiscono una storia sull'esperienza emotiva del bambino. So of course we don't know from a transcript the tone of voice in which each and every word was said. Ovviamente non sappiamo dai trascritti il tono di voce con cui ogni parola è stata detta. But when you look at the whole transcript, because we code the whole transcript of the entire dialogue, you get a feeling, a good impression of the emotional quality of the dialogue. Ma quando si guarda all'intera trascrizione si ha un buon senso del tono emotivo della conversazione. So we developed rating scales that coders rate reliably from the transcript. Abbiamo sviluppato queste scale che sono codificabili in modo attendibile a partire dai trascritti. And they include, as you can see on the slide, some of the things that I talked about before. E che includono alcune delle cose, come vedete nelle slide, di cui ho parlato prima. And we code the mother separately and the child separately. Codifichiamo separatamente la mamma e il bambino. So focusing on the task. E il focus sul compito. Accepting the contributions of the other person. L'accettazione del contributo dell'altra persona. Both mother and child. Sia della mamma che del bambino. Cooperating with one another. Cooperazione uno con l'altro. Being able to bring negative feelings into some sort of a closure. Essere capaci di portare le emozioni negative a
una certa risoluzione. Structuring on the part of the mother, it's very important to help the child, particularly for young children, developing a narrative is not an easy task from a cognitive, linguistic perspective. So it really needs the help of the mother to structure. And the child's job is not to structure, but to elaborate. Quindi fornire una struttura da parte della madre, in particolare con bambini piccoli. È molto utile che la madre possa fornire un contenitore, una struttura, e da parte del bambino il suo compito è di elaborare queste emozioni percepite. We code hostility in the interactions, of course. Codifichiamo ovviamente l'ostilità nell'interazione. And another very important issue is clear boundaries, keeping clear boundaries and separateness so that I cannot really guess what you're thinking before you tell me. Un altro codice fondamentale per noi è il mantenimento dei confini, per cui io non posso realmente sapere quello che hai sentito finché non sei tu a dirmelo. Using these scales, we classify the dialogues into 4 groups. This is very much in the tradition of attachment research, which is to take dimensions and then look at how they're organized into coherent wholes, into coherent classifications. Quindi partendo da queste scale siamo arrivati a 4 classificazioni, seguendo un po' i passi dell'attaccamento, partendo da dimensioni diverse si arriva a un profilo coerente. So we have one category that we call emotionally matched. This is the secure category, if you will, and what characterizes these dyads is that they're task-oriented, engaged, and mutual. Quindi la prima categoria è quella dove c'è una condivisione emotiva, un matching emotivo, dove la coppia è focalizzata al compito, è coinvolta e coopera. And 3 types of emotionally unmatched dialogues. You can call them insecure. E poi ci sono 3 tipi dove non c'è un matching emotivo, che possono essere chiamati insicuri, tra virgolette. One type is when there is the dialogue is very excessive, too much information, too much negative, focus on the negative, and the dialogue can become very overwhelming for the child and the mother. Il primo tipo è quando il dialogo è eccessivo, quando c'è un focus eccessivo sulle emozioni negative che può essere schiacciante per il bambino. The second category, the second non-matched category is flat and uninvolved, very distant and shallow kind of dialogue. Il secondo tipo di non matching emotivo è quando c'è un dialogo piatto e non coinvolto, molto distante. And a fourth category called inconsistent. L'ultima categoria, la quarta, è quella dell'inconsistenza, un dialogo inconsistente. So the first thing we did is to see whether if we think that this reflects the psychological secure base as it evolves between the mother and the child in the years after infancy, you would expect to see continuity from attachment in infancy to the dialogues in the years after infancy. Quindi se pensiamo che questo abbia un ruolo come base sicura, possiamo vedere come si sviluppa dall'infanzia nei dialoghi successivi nella relazione mamma-bambino. So in a study that we published in Child Development in 2007, we showed what you see here summarized on this slide, that attachment in infancy was predictive of more emotionally matched, emotionally secure dialogues at the age of 4.5 and also at the age of 7.5 years. Quindi in uno studio che abbiamo pubblicato nel 2007 su Child Development abbiamo visto come la sicurezza dell'attaccamento a 12 mesi è un predittore di un matching sicuro nei dialoghi mamma-bambino a 4 anni e mezzo e anche a 7 anni e mezzo. So even though you can imagine, the attachment assessment is in the strange situation, it's completely based on non-verbal interaction.
and the dialogues are completely based on verbal interaction, the underlying secure base seems to show continuity across development. Quindi anche se durante la study situation ovviamente la codifica si basa su comportamenti non verbali, mentre quando vediamo i trascritti ci basiamo su comportamenti verbali, lo stesso, la sottostante base sicura sembra essere la stessa. Another finding, just one more from this study that you can see here, at the age of 7 years, we observed mother-child dialogues not only in this situation but in 2 other situations. So we had altogether 3 emotional dialogues between the mother and the child. Un altro risultato, il secondo che presenterò di questa ricerca, è abbiamo ottenuto a 7 anni altri 2 tipi di dialogo emotivo in modo di avere 3 dialoghi madre-bambino. So some mother-child dyads were able to co-construct 3 emotionally coherent dialogues, some 2, some 1, and some none. Quindi alcune diadi madre-bambino sono state capaci di costruire 3 dialoghi emotivi, alcune 2, alcune 1 e alcune nessuno. And what you see in this slide is the link between the security in infancy and the number of secure dialogues at the age of 7, and you can see that that when there were no secure dialogues at the age of 7, 0 on the left, very few of the children had secure backgrounds, and when there were 3 dialogues which were secure, almost all of the children had secure backgrounds. Quello che vedete qua è la connessione tra la sicurezza durante l'infanzia e la sicurezza nei dialoghi, per cui, come potete vedere sulla sinistra, la maggior parte dei diadi che non hanno mostrato alcun dialogo emotivamente significativo, la maggior parte dei bambini sono insicuri, mentre sulla destra vedete che le diadi che sono state capaci di costruire i dialoghi sicuri, la maggior parte hanno un bambino che è stato categorizzato come sicuro durante l'infanzia. So this again supports that these emotional dialogues are telling us something about the secure base, which was first established early on during the first year of life, and in certain ways continues to be expressed in the verbal domain of dialogues years later. Quindi quello che potete vedere è proprio come la base sicura si può rilevare attraverso dei dialoghi emotivi e come continua a livello verbale anche anni dopo la sicurezza valutata durante l'infanzia. I have to add that I'm emphasizing continuity here in order to highlight the dialogues as a window into the secure base, but of course, attachment can change, secure base can change, and when the circumstances around the child change, for better or worse, then we expect this to change as well. Devo comunque dire che qui mi sto focalizzando sulla continuità dell'attaccamento e della base sicura, ma ovviamente l'attaccamento cambia, la base sicura cambia, e quindi perché a noi interessa vedere come i dialoghi ci mostrino una finestra sull'attaccamento e sulla base sicura, ma se pensiamo che ci sia un cambiamento, ovviamente anche la base sicura e i dialoghi cambiano rilevati a un'età maggiore. So we always start in the approach that I work in with normative development, and until now we've spent almost an hour talking about normal development of regular children under normal circumstances and so on. But of course, this whole day today is focused on trauma, and the question is, what happens when there is trauma in the background of the mothers? And I will share with you, we've done several studies and there's a lot to talk about, and I want to talk about just one study, just one single study, because it's an important story. And this is a study of mothers who were sexually abused as children. Normalmente nella nostra pratica partiamo da un campione normativo su cui abbiamo già passato, di sviluppo normativo su cui abbiamo già passato un'ora, ma adesso voglio parlare del trauma, di come impatta il trauma su questa relazione. In particolare, all'interno dei molti studi che abbiamo fatto, ve ne presenterò uno su madri che hanno subito un abuso sessuale durante l'infanzia. So the goal of the study was to study the expression of mothers' traumatic histories in their emotion dialogues with their children.
Quindi gli scopi erano il primo di studiare l'espressione delle storie traumatiche delle madri nei dialoghi emotivi con i loro bambini. And to explore the way in which resolution of the trauma buffers against the impact of the trauma on parenting. E di esplorare il modo nel quale la risoluzione del trauma può contenere l'impatto del trauma sulla genitorialità, sul parenting. So, there is research on mothers who were abused as children, and you can see it summarized here on the slide: more rigid, less satisfied in their maternal role, have inappropriate expectations, and a few other things. But notice what I wrote on the bottom. All of this research is not observational. So all of this research is really based on the mothers reporting on their own parenting, rather than on an observation of what they actually do. Ci sono delle ricerche che hanno studiato madri che hanno subito degli abusi, in cui si vede che sono più rigide, che sono meno soddisfatte del loro ruolo materno, eccetera. Ma il punto su cui si vuole focalizzare è che non ci sono ricerche osservazionali, tutte si basano sul report della madre, su quanto lei descrive. So this is basically the idea behind the study. All of the mothers experienced abuse as children, and there will be varying degrees of resolution in relation to the trauma, and that should be reflected in the mother's capacity to sensitively guide the emotional dialogues with the child. So the more resolved the mother is with respect to the trauma, the more do we expect her to be able to guide an emotional dialogue with the child sensitively. Quindi tutte le mamme che consideriamo hanno subito un abuso sessuale, ma la risoluzione di questo abuso avviene a diversi livelli e quindi vogliamo vedere come questi diversi livelli di risoluzione influenzano la guida sensitiva nei dialoghi emotivi con il bambino. So a little bit of how we think about trauma and why it should be expressed in parenting. Bowlby wrote, affective experiences that are unbearable for the child are shut off and left unintegrated, but continue to influence thoughts, feelings and behaviors. Adesso qualche parola sul trauma dall'infanzia al diventare genitori. Come ha detto Bowlby, le esperienze affettive che sono eccessive, sono troppo per il bambino, sono spente, lasciate non integrate, ma continuano a influenzare i pensieri, le emozioni e i comportamenti. And that in parenting, in particular, the parent's past trauma will be particularly expressed in parenting. E in particolare nei contesti di genitorialità questo può trasmettersi, può vedersi. You all know of Selma Freiberg, of course, and the ghosts in the nursery model. She says, as traumatized girls become mothers, this shutting off that Bowlby talked about can powerfully distort the representation of the child and act as a barrier to insightfulness, empathy, and sensitive caregiving. This is the ghosts in the nursery idea. Tutti conoscerete i fantasmi nella culla della Freiberg, come le bambine traumatizzate diventano mamme, questo spegnimento può distorcere fortemente la rappresentazione del bambino e agire da barriera all'insightfulness, all'empatia e al caregiving sensitivo, che si chiamano appunto i ghosts in the nursery. And Alicia Lieberman, also a very important person in developing therapeutic approaches with traumatized children, emphasized the distorted representations of the child, and particularly what she calls negative parental attributions. This is a very negative view of the child and how that shapes the interactions with the child. Alicia Lieberman, anche lei molto importante in questo ambito, ha parlato di come le rappresentazioni distorte del bambino, in particolare le rappresentazioni molto distorte negativamente da parte del bambino, le attribuzioni, danno forma all'interazione con il bambino. And she emphasizes how this gets internalized into the child. So this is not just a projection on the part of the mother, this becomes part of the child, and children begin to play rigid and constrained roles in order to maintain the mother's fragile equilibrium. E questa non è solo una proiezione del genitore, ma viene interiorizzato dal bambino, che quindi il bambino gioca in modo rigido e con regole molto rigide, in modo da mantenere l'equilibrio fragile della madre. So in a minute you will see an example from a mother-child dialogue in which
the role of the child is to be helpless and needy, and in order to give the mother an opportunity time and time again to demonstrate her capacity to save the child. So their story, their drama, their scenario is, I'm a helpless child and I need to be helpless, and then you can be my savior. Quindi vedrete tra poco un dialogo madre-bambino in cui il bambino mostra che è debole, che ha bisogno di aiuto e il genitore può fare da salvatore, per cui il bambino è quello senza risorse che ha bisogno di aiuto e il genitore sarà il salvatore nel dialogo più e più volte. And I think the amazing thing is that in a 5-minute dialogue you can see this come up to the surface very clearly. Vedrete com'è incredibile, in 5 minuti questo appare in modo evidente. Okay, I will give you the example in a minute, but let me just say a few things about the measures that we used. We assessed lack of resolution using a questionnaire that was developed by Mary Main, Marinus van Eijendorn, and Eric Hesse to assess lack of resolution of trauma. Tra un minuto vi darà l'esempio, ma voleva prima parlarvi degli strumenti, per cui questo questionario che valuta la mancanza di risoluzione del trauma che è stato sviluppato dalla Main e collaboratori. And it has items such as these. You can read them, I don't need to read them in English. E gli item sono ad esempio alcune delle cose che mi sono successe, sono state così cattive che penso che non ne posso parlare con nessuno. Perdo il controllo sulla mia capacità di organizzare i miei pensieri quando penso alle cose cattive che mi sono successe. Non riesco ad avere controllo delle mie memorie. Le mie cattive memorie mi arrivano contro la mia volontà. Right, and people rate to what extent this is true about them. E le persone danno un punteggio in base a quanto è vero per loro. So we recruited the mothers from agencies that specialize in the treatment of survivors of sexual abuse. Quindi hanno reclutato le mamme attraverso centri che si occupano in particolare di vittime di abuso sessuale infantile, che sono sopravvissute. I want to say right here, this is an important limitation of the study because it involves mothers who experienced trauma and are in treatment right now. To what extent this is also true about mothers who experience similar traumas and are not in treatment. You know, what do they look like? Are they different or similar to these mothers? We do not know, and that's a very important thing to keep in mind. Dirò subito un limite di questa ricerca. Il limite è che queste mamme sono in trattamento in questo momento. Le mamme che non hanno un trattamento sono uguali, sono diverse. È una cosa che dobbiamo tenere in mente parlando di questa ricerca. From a socioeconomic perspective, this was a very wide sample that included middle class, educated women, and so on. So in terms of socioeconomic status, this was not a high-risk sample. Of course, it was high risk from a mental health point of view, but not from a socioeconomic perspective. Dal punto di vista socio-economico c'è un'ampia varietà di queste mamme, per cui non sono una popolazione a rischio da questo punto di vista. Ovviamente è una popolazione a rischio per quanto riguarda la salute mentale, ma non il livello socio-economico. They reported about the abuse, when it began. These were, in almost all of the cases, someone inside the family that abused them, and also how often it happened, and so on. And we formed an abuse index out of these measures, so how severe this was, according to their report. Partendo dai loro report hanno fatto un indice della severità dell'abuso, vedendo la durata e che nella maggior parte dei casi era qualcuno di interno alla famiglia. Even though it's very hard to think about these things in quantitative terms. Anche se è molto difficile parlare in termini quantitativi di questi aspetti. Also, many of the women reported additional forms of abuse in addition to the sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, and also that many of them confided in the mothers, but only few said that the mothers were accepting of their opening up to them.
Molte madri hanno detto di aver avuto anche altri tipi di abuso, del 40% abuso fisico, anche abuso emotivo. La maggior parte di loro ne hanno parlato con le loro madri, ma solo poche di loro sono state accolte e accettate su questo. So we observed them in the emotional dialogues. Quindi abbiamo usato i dialoghi emotivi. We also asked them to fill out other questionnaires about PTSD symptoms, about dissociations, and about mental health symptoms. Abbiamo anche chiesto di compilare alcuni questionari sul trauma, sull'esperienza dissociativa e sui sintomi. So let us read an example of a mother and a child, the ones that I was talking about a few minutes ago. Quindi leggiamo un esempio che è quello di cui avevo parlato prima. Perhaps you can, there's no point in me reading it in English, you can read it in Quando sei stato felice? Sono stato felice quando... Ti ricordi quando hai partecipato alla lezione di danza? Quando hai iniziato a ballare? No, quando volevi andare alla lezione avanzata? Quando ho iniziato a ballare, sì. La mamma ha fatto un gran casino per farti partecipare alla classe avanzata. Sì, la mamma ha fatto un gran casino finché mi hanno lasciato partecipare alla classe avanzata. Ed eri contento. Ero contento ed ero eccitato dall'insegnante. E questo ti ha fatto sentire felice, giusto? Che hai partecipato alla lezione avanzata di danza? Ok, adesso parlami di qualcosa di triste. Ti ricordi perché eri triste rispetto alle lezioni di danza? Dai, racconta la storia triste, ma non voglio solo raccontare questa storia. Ok, dimmi quello che vuoi, ma che sia connessa alla storia allegra, perché ha anche delle parti tristi. La mamma voleva farmi partecipare alla lezione avanzata di danza, ma l'insegnante ha detto di no. E quasi tutte le mie amiche andavano alla lezione avanzata e io stavo con quelli più piccoli. Ed eri triste e arrabbiato. Sì, ho pianto. Okay, so you see here what I was talking about before, okay? The story has to be of this, how this girl is such a victim of this horrible teacher, even though, you know, objectively speaking, maybe it wasn't the right thing for this little girl to be in this class. No, this is a horrible attack. And the mother is really leading her, pressuring her to tell the story of how the mother saved her, you know, from this horrible person who was against her, and that is also the happy story, and that is also the sad story. It's really the only story. Quindi vedete qua quello che dicevo prima, quindi noi non sappiamo oggettivamente se l'insegnante aveva torto o ragione, ma c'era questa cattivissima insegnante che andava contro il bambino e la mamma ha dovuto fare la salvatrice del bambino e ha voluto far raccontare al bambino sia la parte felice che la parte triste di questa storia in cui lei ha salvato contro questa cattiva insegnante, la bambina. So now we continue to talk about anger, and let's see what happens when they have to talk about anger, and specifically the little girl wants to talk about being angry at her mother. So you can translate it. Quindi adesso vediamo cosa succede quando parlano della rabbia, in particolare la bambina vuol parlare di quando si è arrabbiata con la mamma. Quando ti sei arrabbiata? Perché la mamma non giocava mai con me. Non giocava mai con te? Beh, quasi mai. Quasi. Ma quando avevi tempo, quando stava a casa durante il pomeriggio, quando avevamo tempo per giocare, quando uscivamo, non giocavo con te e ti arrabbiavi, giusto? Quindi giocavo con te e non ti arrabbierai, ok? Verrai a casa presto e poi ci baceremo per un'ora, giusto? Ogni minuto un bacio e un altro bacio. Perché quali sono le altre cose su cui ti arrabbi? Beh, Okay, we can stop here for a minute. So, first of all, notice when you look at this, who's doing most of the talking? Just that. Come prima cosa vediamo chi parla di più, semplicemente questo. This is supposed to be an opportunity for the parent to help the child talk about the experience, but apparently talking about angry feelings of the child towards the mother is so threatening for this mother that she immediately needs to
take the major role here in discussing, and particularly to make up. You know, there is no room for anger. We will kiss for an hour, another kiss, and another kiss, and another kiss, so everything will be better. No room for anger. Questo dialogo dovrebbe essere fatto per facilitare l'esposizione del bambino delle sue emozioni, ma come vediamo è sempre la mamma che parla. E in più vediamo che non c'è spazio per la rabbia, perché appena la rabbia viene espressa c'è una risoluzione veloce e si passa a ci daremo un bacio, un altro bacio e un altro bacio. Non c'è spazio per l'espressione dell'emozione negativa. Okay, so now we can continue for this little piece here. Beh, mi arrabbio perché alcune volte ho bisogno del tuo aiuto e dico mamma e lei dice aspetta un attimo, non ti arrabbi per questo, è perché ti senti inutile. No, mi arrabbio perché non lo so. Cos'altro ti fa arrabbiare? Forse i tuoi amici? Okay, so shifting to the friends, because perhaps talking about anger at the mother is so difficult, and also introducing this notion of helplessness. I mean, the girl didn't say helpless. The girl said, I'm angry. And for this mother, it is really hard to listen to that. So she changes that into helplessness. Quindi la mamma vediamo che introduce il termine, introduce gli amici e anche il fatto che la bambina ha bisogno di aiuto, perché la bambina ha fatto riferimento all'essere arrabbiata, non ad aver bisogno di aiuto, ma la mamma sposta subito dalla rabbia a questo senso di incapacità. So the main points here, we see in this dialogue a narrow emphasis on mother as a protector. Quindi i punti principali che vediamo in questo dialogo di intrusione del trauma sono l'enfasi della madre come protettore, a complementary emphasis on the child as needy and helpless, un'enfasi complementare sul bambino come bisognoso e non capace da solo, no tolerance of anger at mother, la non tolleranza della rabbia verso la madre. And it seems like mother's own equilibrium, her own balance, is maintained by shaping and constraining the child's voice. E sembra che l'equilibrio della mamma sia mantenuto attraverso il dar forma e il contenere la voce del bambino. So I think this dialogue demonstrates to us how the child's, if this is characteristic of this dyad, how the child's inner world, what it means to feel, who I am, and how I see myself, and how I see our relationships, all of this is actively shaped in verbal dialogues. Quindi se pensiamo che questo dialogo sia caratteristico della relazione mamma-bambino, vediamo come si sviluppa il mondo interno del bambino, il suo vedere le sue emozioni e come gli viene data forma all'interno del dialogo con la madre. And I think that some clinical hypotheses that often sound maybe more abstract and unconscious, you can actually see them happening on the surface if you just listen to such conversations. Alcune ipotesi cliniche che sembrano poco chiare, anche solo vedendo la superficie di quello che viene detto, diventano molto evidenti. And if you're interested more in this, there's a paper that we wrote in which we analyze in much greater depth this as well as other dialogues from the point of view of abuse, and it's in this paper that's mentioned here. Quindi qui ci sono altri aspetti che vengono approfonditi, se siete interessanti, all'interno dell'articolo che ho citato. So now to some of the quantitative results from our study. And here what you see, very simple, the more resolved the mothers reported themselves to be with respect to the trauma they experienced, the better were they at guiding the dialogues with the children. Alcuni aspetti quantitativi della ricerca per cui la miglior risoluzione che ha avuto rispetto al trauma la madre, migliori sono stati i dialoghi madre-bambino. So if mothers were more resolved with respect to the trauma, then
they guided the maternal sensitive and guidance score. Their capacity to guide the dialogue in a sensitive way was higher. Quindi quando c'è una miglior risoluzione rispetto al trauma, la capacità materna di guidare sensibilmente la conversazione and their children's cooperation and exploration was better. Migliorano la cooperazione e l'esplorazione del bambino. And the narratives that they produced were more emotionally coherent. E le narrazioni prodotte erano più coerenti a livello emozionale. So as a researcher, this is exciting to see. This is the hypothesis that we had, that the resolution is a buffer against the trauma, because all of these mothers experienced trauma, but we can see that its resolution fosters more positive parenting. Quindi come ricercatore è interessante vedere che l'aspetto della risoluzione modera l'effetto del trauma in modo positivo. But you might ask, is it really a question of resolution, or maybe all the symptomatology that women who have experienced trauma in their background is really what's doing it? So dissociation, intrusion, avoidance, PTSD symptoms, and just general depression and anxiety. Maybe it's all of those things rather than resolution that's accounting for the differences in mothers' behaviors. Ma uno si può chiedere, ma è proprio la risoluzione il fattore cruciale o possono essercene altri, come la dissociazione, l'intrusione, l'evitamento e i sintomi da stress che influiscono sui dialoghi? But what we found is that actually none of these self-report questionnaires that report on the mother's symptoms, the PTSD, the dissociation, none of them are associated with her behavior with the child, only the resolution. Ma quello che abbiamo visto è che nessun risultato dei questionari che le mamme hanno compilato è connesso ai dialoghi mamma-bambino, solo la risoluzione del trauma. So this really helps us narrow the focus, that this is not just general psychopathology in the mothers, but specifically their level of resolution, which is associated with how well they can guide an emotional dialogue. Quindi questo ci aiuta a focalizzarci, a rimpicciolire il focus della nostra attenzione dalla sintomatologia generale alla risoluzione del trauma. So another thing we looked at, remember I told you we made an index, a trauma index, again, with all of the difficulties of saying what's worse and what's less, but still we made an index of how severe the trauma was. And there was also no relationship between the severity of the trauma and mother's behavior, her capacity to lead emotional dialogues. Un'altra cosa che abbiamo guardato, come ricorderete, abbiamo creato un indice per valutare la severità dell'abuso nonostante le difficoltà. Abbiamo trovato che non c'è nessuna connessione tra la severità dell'abuso e i dialoghi madre-bambino. Of course, all of these mothers were traumatized, so we don't have mothers whose severity is zero. We just have mothers who are either traumatized more or traumatized less, okay? Ovviamente non abbiamo madri che non hanno subito abuso, per cui per nessuna di loro era zero, è solo questione di livelli. So this study really emphasizes specifically the role of resolution of the trauma in promoting parenting that really is less influenced by the trauma that the mother experienced, and allows the child a more secure and free kind of exploration of his or her internal world. Quindi vediamo come la risoluzione del trauma da parte del genitore aiuta la strutturazione del mondo interno del bambino e una libera espressione delle sue emozioni. So, to conclude, resolution appears to be critical and buffers between trauma and parenting. Quindi, concludendo, la risoluzione appare essere un fattore critico che appare un moderatore dell'effetto dal trauma alla genitorialità. Other aspects of mother's functioning, dissociation, anxiety, depression, intrusion, avoidance, and the severity of the abuse did not seem to play a role.
Altri aspetti del funzionamento della madre, come la dissociazione, l'ansia depressione, l'intrusione, l'evitamento e la gravità dell'abuso, non sembrano avere un ruolo. I would like to mention a few important limitations to this study. First of all, you may remember that I mentioned that we also classify the dialogues into emotionally matched and non-emotionally matched. Per prima cosa vorrei dire alcuni limiti di questo studio. Come ricorderete da prima, avevamo parlato di dialoghi in cui c'era un matching e in cui non c'era un matching. So, it's really secure, if you want, secure and insecure dialogues. And what we found in this sample is that the vast majority of the dialogues were insecure. Quindi la maggior divisione è tra dialoghi sicuri e non sicuri, e nel nostro campione la maggior parte dei dialoghi non sono sicuri. So on the scales you can see some dialogues that are better and some dialogues that are worse, but when you look at it as a whole, most of the dialogues were actually poor. Quindi possiamo vedere che alcuni erano meglio, alcuni erano peggio, ma in generale erano molto poveri. And in another study that we did comparing mothers who were abused with a control group, we saw very large differences in terms of these mothers as a group having a much harder time guiding children in secure dialogues. Quindi in un altro studio abbiamo confrontato madri che hanno avuto un abuso grave e abbiamo visto che hanno avuto delle maggiori difficoltà nel guidare, nell'aiutare questi dialoghi emotivi con il bambino. So, on the one hand, I emphasized resolution. On the other hand, I want to say that in most of the cases, the outcome is not of a really good dialogue, and more work needs to be done clinically, certainly, with all of these moms to promote their capacity to lead emotionally secure dialogues. Quindi da una parte vi dico che la risoluzione è un fattore fondamentale, ma dall'altra parte sembra che a livello clinico ci sia ancora molto da fare con questi genitori per aiutarli in modo che possano avere dei dialoghi, dei buoni dialoghi madre-bambino. The other limitation that I already mentioned, but I would like to say again and to elaborate, the study is of mothers in treatment. It is unknown whether it can or cannot be generalized to women who were maltreated and did not seek treatment. Un altro limite che ho già menzionato, ma che voglio ripetere, è che tutte queste mamme erano in trattamento, per cui non possiamo sapere se questo studio può essere o può non essere generalizzato a madri che sono state maltrattate, che non hanno cercato una cura, un trattamento. You know, we know a lot about human resilience. In our lab, we have done studies of Holocaust survivors, and there is a lot to be said about resiliency. I don't know whether the mothers that we saw in this study are suffering more than mothers who don't seek treatment, are suffering less than mothers who don't seek treatment and have the courage to go and seek treatment. We simply don't know that. So it's really important when you come out of this today not to come out with the conclusion that sexual trauma in the past of the mother necessarily has to be expressed in limited capacity to promote security in the child. It may or may not, and we still need to know much more about this. Sappiamo tutti dell'importanza della resilienza. Nei nostri studi ci siamo anche focalizzati sui sopravvissuti dell'Olocausto e le loro capacità di resilienza, e non vorrei che voi uscisse da qua con l'idea che le madri che hanno subito un abuso sessuale durante l'infanzia hanno tutte delle difficoltà nel dialoghi con i loro bambini. Assolutamente abbiamo bisogno di ulteriori ricerche, ulteriori approfondimenti prima di poter generalizzare questi dati, anche perché non sappiamo se le madri che hanno cercato il trattamento stiano meglio o stiano peggio rispetto alle altre.
And I think that as clinicians, we are very influenced by the clinical cases that we see, and we so often see the very negative outcomes of abuse in childhood, sexual abuse in particular, but also other forms of abuse in our patients, that we draw this conclusion that necessarily this will be the case. But, you know, as a researcher, you ask yourself, what about a control group? Where are the people, you know, what do they look like who had similar experience in childhood and are not in my clinic? Are they worse? Are they better? What is their story? That is something that we need to know more about. Come clinici abbiamo l'esperienza dei nostri pazienti che influenzano molto le nostre idee, per cui vediamo pazienti che hanno subito abusi durante l'infanzia e che questo trauma ha avuto un forte impatto sulla loro vita e sulle loro capacità. Ma essendo anche ricercatori dobbiamo ricordarci che manca un gruppo di controllo, che la nostra prospettiva come clinici è molto limitata. And finally, in this sample that we studied, it is impossible to separate the sexual abuse that these women experienced, which is why they went to get treatment in this clinic, because it specializes in that, from other forms of maltreatment that they also experienced, or their current life circumstances, which may also have their own difficulties. So, you know, we have to be cautious about drawing a link between specifically the sexual abuse and what we see now, because we don't know that is the only factor that comes to play. Un'altra cosa che dobbiamo tenere a mente è che è impossibile separare l'effetto dell'abuso sessuale, che è il motivo per cui queste signore hanno cercato un aiuto in questo specifico centro, e altri tipi di forme di maltrattamento che possono aver subito, o altri aspetti di difficoltà della loro vita attuale, come la presenza di una psicopatologia. Per quel momento non siamo in grado di separare l'effetto di questi diversi aspetti. So one last comment I would like to say in closing in terms of specific clinical implications. And I think that even though we do this study from a developmental psychopathology perspective and we're not involved specifically in intervention studies, there are certainly intervention approaches that are very consistent with our emphasis on the emotional dialogue. Un ultimo commento da un punto di vista clinico è che anche se noi ci siamo focalizzati su un aspetto, come dire, di psicopatologia, di valutazione, non sul trattamento, ci sono alcuni tipi di trattamento che sono molto coerenti con quello di cui stiamo parlando, dei dialoghi. And the two methods that I'm thinking about, one is Alicia Lieberman's approach, child-parent psychotherapy. E i due tipi di trattamento a cui penso, uno è il trattamento di Alicia Lieberman sulla psicoterapia madre-bambino, in which she works with mothers and young children, preschoolers, primarily who've been exposed to trauma, domestic violence mostly. In particolare lei lavora con dia di madre-bambino, con bambini in età prescolare, in cui i bambini hanno subito trauma, ad esempio come l'esposizione alla violenza domestica. And in many ways, the essence of the treatment is helping the mother and the child develop a language in which you can, touch the untouchable, in which you can talk about the most horrible things that this little child and mother were exposed to. E uno degli obiettivi di questa terapia è creare un dialogo madre-bambino nei quali si possano esprimere gli aspetti traumatici che la madre e il bambino hanno subito. And the other therapeutic approach that highlights the co-construction of a narrative is trauma-focused CBT. L'altro tipo di trattamento che si focalizza sulla narrazione, il trauma-focused CBT. Where the approach is very different from Alicia Lieberman's, her approach is much more attachment, psychodynamically based, and this is a CBT approach. Ovviamente sono molto diversi, perché Alicia Lieberman parte da un background dell'attaccamento, un background psicodinamico, mentre questo è CBT.
But the essence of the CBT approach, this trauma-focused CBT, is on helping children develop the trauma narrative and sharing this narrative with the parent. So in a way, this also emphasizes the construction of a narrative. It is less co-construction in the case of CBT, at least not with a parent. But still, there is this emphasis on a coherent narrative as a curative factor for dealing with trauma. Ma anche nel caso del CBT c'è un focus sulla narrazione del bambino, è meno una co-costruzione, ma una costruzione da parte del bambino di una narrazione narrabile del trauma, condivisibile del trauma. So, I can stop here, and I thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you. Thanks.